Un gigantesco errore da evitare su Crimson Desert è ignorare il campo dei Greymanes. È un aspetto cruciale della nostra avventura, anche se non andate matti per gli aspetti gestionali e strategici nei videogiochi. È davvero cruciale infatti che voi rendiate automatizzate il prima possibile le meccaniche del campo disponibili. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto e in questa guida definitiva vi spiego come soffrire il meno possibile ottenendo la maggior parte dei risultati anche senza accorgervene, proprio perché l'aspetto gestionale dell'automatizzazione su questo gioco è molto ben strutturato, ma al contempo anche molto facile da comprendere e sfruttare a nostro vantaggio, facilitando così la nostra esperienza all'interno di tutta l'avventura, che sia nel mondo aperto o legata alla storia principale, perché ci sono un insieme di aspetti davvero molto forti che ci faciliteranno la vita, che si parli di accumulo e trasformazione di risorse o addirittura di assalti agli avamposti occupati dalle forze nemiche. Ciò detto, nel rispetto del vostro tempo, andiamo come sempre dritto al sodo. Se siete qui per i miei consigli sull'accampamento dei Greymane, immagino siate almeno già al capitolo 3 e in ogni caso voglio avvisarvi che la guida sarà piena di spoiler, non sulla trama ma appunto su tutto ciò che orbita attorno al campo. Dunque, una volta che il marchese Serkis vi donerà la collina ululante per costruire il campo della banda e una volta che avrete raggiunto tale luogo ci sarà praticamente il nulla attorno a voi e le risorse in alto a destra saranno praticamente tutte allo zero. Ve le spiego partendo dalla destra andando verso la sinistra. Avremo prima di tutto la reputazione locale con Hernand, dopodiché i fondi del campo che vengono conteggiati non in argento ma in ramini, con la conversione sempre 100 ramini uguale un argento. Dopodiché avremo le provviste di cibo, le provviste di legname, le provviste di materiali da costruzione, quindi rocce, minerali, eccetera, ed infine gli armamenti, che sono armi ed armature. Queste sono le risorse del campo. Inizialmente, quelle che vi importeranno maggiormente saranno ovviamente i ramini, ma soprattutto la legna e la pietra. Molti potrebbero già avervi avvisato di non iniziare nel capitolo 3 ad investire nel campo. Nulla di più sbagliato. È il momento perfetto per attuare ciò che vi ho detto nelle varie guide precedenti, cercando di massimizzare la quantità di argento a vostra disposizione tramite la banca e altri mezzi che possono essere il farming compulsivo dei nemici e grazie ai vostri animali da compagnia anche dei loro equipaggiamenti da rivendere, fino al derubare un certo parco degli animali ad Emenis. A vostra discrezione, però è fondamentale avere già in saccoccia attorno al migliaio di argento, perché di sicuro metà di esso andrà in banca e l'altra metà andrà nel campo. È fondamentale avere da parte una base solida di materiali e ramini, così che l'automazione inizi già dal capitolo 3, ma è dal capitolo 5 che tutto cambia. Mentre proseguite nella storia principale tra il capitolo 3 e il capitolo 5, non dimenticatevi di fare le missioni richiesta. Non sono queste che vi aiuteranno affinché il campo cresca, ma vi aiuteranno ad aumentare lo spazio in inventario ed al contempo servono per tenere traccia di tutti i nostri compagni già sbloccati. Marius, a seconda della nostra progressione e dello sviluppo dell'accampamento nei suoi 5 livelli, ci darà sempre nuove missioni legate alla categoria La Terra dell'Alba. L'icona con la tenda, insomma, fra le missioni dei nostri compagni manto grigio. Tutte le altre sono opzionali e non vi preoccupate per le missioni di Carl, perché non ci daranno realmente nulla, sono più che altro dei traguardi necessari per il completismo. Ci richiederanno di donare argento, cibo, risorse, ma in realtà non ci sarà nessuna reale ricompensa. A questo punto, se avete già seguito le mie indicazioni, dovreste già aver accumulato perlomeno 1 migliaio di risorse per categoria, tranne le armature. È il momento giusto per completare
accettare altre richieste che Marius ci darà al potenziamento del campo già per esempio dal livello 1 al livello 2. Reclutati abbastanza con pari manto grigio, potremo con l'NPC Ross inviare i mercenari in missione. E qui entra in gioco il primo caposaldo della guida definitiva. Cioè, se volete automatizzare completamente il vostro campo, dovete prima di tutto concentrarvi sulle missioni di guardia nei manieri nobiliari. Per farlo però bisognerà avere già a disposizione i mercenari corretti, quindi a seconda delle missioni che avete completato non lasciate i mercenari che avete già al campo fermi, andate a recuperare legna, pietra e raccolto, investite quei soldi di cui vi avevo già parlato e iniziate il lento processo. Colgo l'occasione per sottolineare che possiamo, anche mentre siamo in giro per il mondo, aprire la mappa e cliccare sui luoghi specifici per vedere se una missione è disponibile, oppure utilizzando proprio il filtro fazioni, così da non dover tornare sempre al campo da Ross per gestire le missioni. Potremmo infatti anche annullarle direttamente dalla mappa del mondo e riassegnarle. Dipende anche da come siete abituati, se preferite tornare da Ross sentitevi liberi, però l'opzione di farlo direttamente in giro per il mondo esiste. Quando avrete sbloccato la vostra banda adibita alle missioni di protezione, potrete anche già notare che i nostri mercenari avanzano di livello, cioè ogni missione che concludono riescono ad accumulare esperienza per arrivare al livello successivo, livello che però viene anche bloccato dalla progressione del campo e della storia principale. Quindi non potremo avere realmente parlando tutti i nostri mercenari al livello 3, che è il livello massimo. Tant'è che ci sono delle missioni di avamposto presso i santuari dei Manto Grigio che fanno guadagnare, esattamente come le missioni di costruzione, dell'esperienza alla squadra schierata. Dato che siamo a tema, parliamo di come funzionano effettivamente i modificatori sulle missioni. Sono 3 e quello più scontato deriva proprio dall'abilità massima del mercenario presente in campo per quella determinata missione. Per esempio, un taglialegna con l'esperienza di livello 3 darà automaticamente accesso a tutta la missione, non dovrete assegnare solo taglialegna, ne basta uno specializzato, magari con il livello più alto. Se ci sono 2 taglialegna sarà quello con l'esperienza maggiore a aumentare il bonus. Un altro bonus è dato dalla quantità di mercenari assegnati, perché alcune missioni richiederanno un numero fisso, altre daranno un minimo e un massimo. La percentuale aumenta se si raggiunge il massimo necessario e adibito a quella specifica missione. Dunque vi presento il vero trucchetto per automatizzare completamente tutto, cioè reinvestire il nostro denaro. Infatti i ramini saranno la risorsa principale che sarà necessaria non soltanto all'avvio delle missioni, che hanno tutte un costo a seconda del tipo di missione, della loro durata e della loro locazione, ma tali ramini, nell'ottica delle centinaia di migliaia, dovranno essere versate da subito all'interno della cassa confessionale della chiesa della regione, perché ogni regione, con l'esclusione di Peilun, ha a disposizione delle cassette di donazioni alla chiesa di Solumen. Vi faccio l'esempio di Hernand che ho portato ai massimi incredibili, perché mi sono reso conto che avrei passato veramente tantissimo tempo ad ottimizzare una regione sola. Soltanto di recente, dopo 200 ore, ho iniziato ad esplorare anche Demenis ed Elesia e un po' anche il deserto Cremisi. Tutto il resto però è legato a una sezione ancora più avanzata di cui parleremo più avanti. Prendo proprio per buono l'esempio di Hernand. Se non avete subito dei soldini, il consiglio principale che vi do è di andare assolutamente al villaggio di Vellua e a Senia per fare tutte le missioni corrispettive, perché una volta terminate avremo dei bonus importantissimi a Senia alla conversione regionale. Hernand è la nostra casa e assolutamente bisogna investirci il più possibile. Una volta che avremo terminato tali missioni, potremo già arrivare attorno al livello 40 di devozione. Io vi consiglio di portarlo a Hernand anche sopra il livello 80.
fretta, investendo tantissimi soldi. Poi se come me vi volete dedicare potete arrivare anche a 140 di livello di devozione, però dovete avere anche la volontà di rischiare meno nello scambio in banca, magari di investire molto più argento all'interno del campo e dopo davvero va giù tutto liscio come l'olio, perché una missione di raccolta inizierà a fruttarvi anche 15.000 risorse dello stesso tipo soltanto ad Hernand. Apro una piccola parentesi sugli scambi con la Gilda Foglia d'Oro e con le stazioni di scambio reale. A un certo punto, come vi ho già preannunciato in altre guide, sbloccheremo i carri di trasporto che dovranno essere costruiti dai nostri ingegneri presso un'officina. Ci sarà poi una missione con il maledettissimo Jan, vi giuro, non lo reggo, che ci insegnerà ad usare il carro. Ora, se volete iniettare altri ramini all'interno dei fondi del campo senza investire direttamente del denaro voi, dalle vostre tasche, io vi consiglio di dare un'occhiata soprattutto alla quantità di beni di scambio che avete. Potete impacchettarli, ognuno costerà 100 ramini presso Carl, così da poterli poi mettere sul carro e portarli in giro. Come funziona? Rispetto al mercato nero, dove possiamo rivendere tutti questi beni commerciabili senza impacchettarli per un prezzo ridotto, con questa meccanica del carro potremmo vendere, però attenzione, in stack da minimo 25 direttamente alle stazioni commerciali della Foglia d'Oro. Però anche qua devo essere specifico, non tutte le stazioni accettano tutti i beni, quindi impazzirete un pochino a girare con il carro. State molto attenti, il carro non è indistruttibile e vi assicuro che rimpiangerete di non aver costruito i ponti intorno alle varie regioni dove girerete con il carro. Ricostruire le strade è fondamentale non soltanto per aumentare la reputazione appunto con la regione, ma anche per il commercio. Inoltre c'è lo scambio reale che possiamo controllare direttamente dalla mappa di gioco. Funziona in maniera molto semplice, ci sono delle richieste a seconda della stazione reale di riferimento. Per esempio ad Hernand generalmente chiederanno 150 di miele, portando nel carro esattamente 150 di miele potremo consegnarlo vendendolo al prezzo massimo possibile. Non è il metodo più rapido, però magari se avete da parte tante risorse fatte anche collateralmente grazie appunto alle missioni negli apiari nel caso del miele, quindi vi arriveranno anche le risorse commerciabili da impacchettare, quando ne avete abbastanza vi consiglio comunque di fare un giretto, perché paga. Non è di sicuro un metodo automatico, però ecco, se volete variare un po' l'esperienza di gioco assolutamente prendetelo in considerazione. Conclusa la parentesi del commercio, torniamo al caposaldo dell'automazione del campo e vi assicuro che quando avrete preparato tutto quanto andrete alla grandissima, non avrete più bisogno nemmeno di preoccuparvi. Basteranno 2 missioni di protezione, una di raccolta cibo, una di raccolta legna, una di raccolta pietra, e se proprio vi avanza e non avete altri progetti ci buttate anche la raccolta di armamenti in qualche forgia locale. E direte: ma Tiranno, sei davvero matto? Sono tante. No, cari miei, perché adesso arriviamo a una parte già più spostata verso il mid-end game di come il campo può iniziare a strutturarsi. Partiamo dal presupposto che ogni avanzamento del campo fino al livello 5, che è il livello massimo, richiederà tantissime risorse di ogni tipo. Per esempio, al livello 3 dell'espansione dell'accampamento il campo arriverà veramente online e direte: vabbè, non sono tante perché sono 250 armamenti, 400 materiali da costruzione, 400 di legna, 700 di rifornimenti di cibo e 15.000 ramini, quindi 150 d'argento. Però
Dopo il livello 4 sarà esorbitante il costo, perché inizieremo a parlare già di migliaia di risorse più 100.000 ramini, quindi 1000 d'argento. I potenziamenti possono richiedere anche 2 giorni di tempo di gioco, quindi appena disponibili annullate le altre missioni e concentratevi su quelle. Potenziare il campo non soltanto permette a Marius di rintracciare altri manto grigio con nuove professioni o anche le stesse ma con livello maggiorato, oppure semplicemente che fanno numero, ma anche aumentano gli slot, queste espansioni, dall'ultima patch del nostro deposito personale all'accampamento, passando veramente dal minimo indispensabile di 240 slot a 340, 440, 540, 640 fino a 1000. Ecco, però vi devo specificare che l'ultimo bonus di 1000 slot dipende dalla fantomatica missione di trasferimento del campo in quel di Peilun. Ecco, io ormai il gioco l'ho finito tutto nel suo segmento di storia principale e di missioni a Hernand, e vi avviso che è meglio che ve la togliate dalla testa questa missione, non solo perché è completamente fuorviante, ma è anche piena di problemi. Quando sono arrivato purtroppo alla missione di spostamento del campo, sono finito di fronte a una serie di bug e problemi tecnici. Prima di tutto, se avete già costruito le 2 espansioni separate di cui parleremo fra poco, il ranch e il giardino, bisognerà ripulire tutto, cioè svendere e abbattere ogni cosa. Dopodiché bisognerà anche annullare tutte le missioni, andare dal marchese e comunicare che siamo pronti a partire. Tassativo, se lo volete fare per sbloccare l'achievement, fate più di un salvataggio, perché quello che può succedere è che il gioco si buggi completamente, rimanendo in schermata nera per un sacco di tempo, per poi ricaricarsi con il mondo completamente svuotato da NPC. È un problema noto che spero sistemeranno. Ma non è l'unico problema, perché se effettivamente annullate tutto, svuotate ogni cosa nel campo, magari anche il deposito per essere sicuri di non perdere nulla, il che può essere veramente dispendioso e rischioso, a quel punto effettivamente tutta la banda si trasferirà nella città di Peilun. E qui arriva il peggio del peggio, cioè il design di come il campo è strutturato prima e dopo. Prima abbiamo tutto a disposizione attorno al checkpoint, tutto super facile, tutto super comodo, davvero. Possiamo accedere ad ogni singolo negozio del campo e vi abituerete, ve lo garantisco, ad utilizzare i fabbri come il cuoco, come il sarto, mentre a Peilun è tutto sparso per la città. Non ha minimamente senso, è completamente caotico, è la cosa più scomoda che potessero fare. Certo, adesso abbiamo più slot nel deposito, ma non ne vale minimamente la pena. E dunque adesso, dato che l'ho accennato, vi parlo dei benefici del campo che esulano dalla pura gestionalità anche automatizzata, come abbiamo già considerato in precedenza, proprio da questa conseguenzialità di donazioni, investimento in missioni che si ripetono, si riavviano da sole. Mentre tutto ciò avviene, all'interno del nostro campo, a seconda del livello del campo, potremo trovare delle risorse. Voi direte, vabbè, ma se tolgo queste casse, se tolgo questi oggetti, è finita, li avrò una volta sola. Scorrettissimo, è fatto apposta. Tutto ciò che è al campo voi lo potete raccogliere e potete addirittura raccoglierlo per donarlo al campo, perché sono i risultati del tempo passato dai nostri manto grigio all'interno dell'accampamento durante le loro missioni. Non soltanto possono mandare delle risorse in più al nostro deposito personale, ma vanno ad accumulare una serie di risorse che vanno dall'argento fino ai sacchi di fagioli, orzo e grano che potete trovare entrambi dietro Carl, per arrivare alle armi, alle frecce, alla legna, alla pietra, alla carne, tutto. L'importante è che voi fra un riposo e l'altro, fra una sessione di gioco e l'altra, vi ricordiate di fare un giro di pick up di tutti gli oggetti, di controllo del deposito e, sempre fondamentale,
dormite a cooldown della dormita, perché tantissime missioni di costruzione saranno dipendenti da tempi inimmaginabili. E adesso passiamo al discorso delle costruzioni. Se c'è una cosa molto bella in Crimson Desert è che noi possiamo realmente viverlo come un gioco di ruolo, dove però non sono i nostri dialoghi a cambiare il mondo e la narrativa, ma sono le nostre azioni. Noi possiamo mandare i nostri uomini a costruire determinati monumenti, edifici, restaurarli. Li possiamo anche seguire e vedere che piano piano tali edifici vengono costruiti. A livello pratico è una spesa enorme di tutte le risorse del campo. A livello puramente tematico, di esperienza di gioco e di completismo delle missioni regionali, è fantastico, perché possiamo realmente ricreare Pywell con il nostro impegno. E in più, qui apro un'ulteriore parentesi, possiamo mandare i nostri uomini a liberare degli avamposti occupati. E voi direte, vabbè, ma soprattutto all'inizio non sono molto forti, perché nella scheda di ogni personaggio c'è anche il suo valore di combattimento. È vero, ma noi possiamo seguirli. Se noi seguiamo i Manto Grigio possiamo combattere assieme a loro, ci danno effettivamente una mano, e come vi ho già spiegato in altri video, usare un party completo e tra i personaggi giocanti e avere alle spalle anche altri NPC che combattono può aiutare veramente tanto a liberare delle fortezze altrimenti non dico imprendibili ma molto faticose e tediose. E ora la parte finale che riguarda le espansioni del campo stesso, che sono due e molto importanti proprio per le ragioni spiegate prima, ovvero abbiamo da una parte il campo, l'orto, il giardino come vi pare, e dall'altro il ranch. Il primo non è assolutamente consigliabile, soprattutto quando avrete a disposizione principalmente ortaggi e frutta. È un po' una perdita di tempo ed al contempo è poco chiaro come ottimizzarlo, perché la maggior parte degli strumenti li troveremo in regioni più avanzate, come il dispensatore di concime e l'idrante, che servono a massimizzare e velocizzare l'output, l'arrivo di frutta e verdura. Poi parliamoci chiaro, piantare i semini è tutto fuorché confortevole, è un insieme di equipaggia pianta, una noia mortale, non vale il vostro tempo se non quando otterrete i semi abissali che potete ottenere aprendo una sfera dell'abisso, che sarà una risorsa fondamentale per la ricerca. Allora a quel punto io vi consiglio sì di utilizzare assolutamente il giardino, mentre il ranch è tutto un altro discorso. Quando avremo la missione per costruire, fare la scelta, date priorità al ranch, non c'è storia, è assolutamente l'opzione migliore. Qui potremo costruire effettivamente un recinto per i nostri animali e ci sono diversi PNG sparsi ad Hernand, fra cui Ibano o il ragazzino Willen oppure altri ancora che devo trovare, che ci possono permettere di acquistare direttamente dal nostro gestore del ranch altri animali, ma volendo possiamo anche rubarli. È veramente una stupidaggine. Mucche, maiali, portate tutto al campo, aumentate anche la fiducia con il PNG relativo al ranch per acquisire direttamente anche altri maiali e altri pulcini. Sono tutte risorse, le uova, la carne, le piume, il cuoio, il latte, che vi serviranno in quantità industriali. Ma qual è il trucco? Che anche qui il gioco non vi spiega perfettamente come si utilizza il ranch. Bisogna entrare nel recinto e mettere nella mangiatoia qualsiasi tipo di granaglia, di frutta, di verdura, ma ancora più velocemente potete prendere una caterva di mele e una a una, non in gruppo, le scartate sul terreno. Gli animali si piomberanno e aumenteranno di livello, perché non soltanto gli animali devono crescere, i pulcini in galline e galli, maialini in scrofe e maialoni, ok? Ma effettivamente possono anche aumentare di livello. Aumentando di livello, qui arriva il bello, perché possono essere venduti o macellati per ancora un valore più alto e nel frattempo si possono anche riprodurre. Certo, il valore massimo di animali che possiamo mantenere nel ranch è 35, però se vi ricordate di utilizzare la meccanica vi assicuro che diventa una piccola miniera d'oro.
A tal proposito, siamo verso la fine, parliamo dell'oro, come di tante altre risorse che possiamo ottenere con le missioni di esplorazione. Vi avevo già parlato nel video sulle scaglie di Elserion di come noi possiamo continuamente investire tutte le risorse del campo per ottenere le scaglie, perché ci sono delle missioni particolari per le quali non avremo mai dei personaggi esperti, quindi saranno sempre limitati al livello di conversione e alla quantità di persone, mai dal livello d'abilità, e in quelle missioni otterremo degli oggetti, fra cui alcune volte anche lingotti d'oro in alcune regioni specifiche e addirittura anche congegni abissali in altre ancora. Insomma, l'accampamento dei Greymane è una meccanica incredibile che va ad aggiungere veramente un livello di gestionalità e, come avete visto, anche di strategia all'interno della nostra esperienza già mastodontica su Crimson Desert. Quindi ricapitoliamo: tassativo e fondamentale. Fintanto che siete al capitolo 3, investite tutto quello che avete a disposizione, anche le briciole, e dal capitolo 5 iniziate a fare tassativamente, a scadenza di dormita in gioco, ogni singola missione, iniziando a ciclare una risorsa dietro l'altra. Quindi quando scendete tanto di ramini in deposito, andate a rimpinguare ritirando dalla banca anche alcuni lingotti. Missioni di sorveglianza a Hernand tassativo, almeno 2. Una missione di taglialegna, una missione di raccolta minerali e una missione di raccolta cibo. Non è fondamentale che voi scegliate delle missioni che danno anche degli oggetti di gioco, come per esempio una raccolta cibo con tanto di mele, perché di solito danno meno risorse. È tutta una vostra scelta, potete anche cambiare. L'importante è che manteniate costanza e quando avete abbastanza ramini, giù di conversione, sempre e solo a Hernand. Quando avrete raggiunto la fine dei giochi, potrete espandervi anche in altre regioni. Fatelo sempre però con la conversione. Purtroppo Peilun è super buggata, mancano un sacco di meccaniche. Immagino che la mancanza della conversione alla chiesa di Solumen dipenda da questioni di world building. Nella lore a Peilun i nordici adorano gli antenati e non il dio della luce, del sole, motivo per cui non c'è la cassetta. Mi sembra un po' una vaccata, perché in generale Peilun mi sembra una regione buttata lì, fatta male, con una storia veramente scarna e estremamente dispersiva, con meccaniche che sono pensate malissimo in generale, fra cui anche lo spostamento del campo, ribadisco. Però ecco, ciò detto, in realtà è importantissimo ignorare le altre regioni, rimanete a Hernand, perlomeno per tutto ciò che riguarda il campo. Poi, se volete fare delle missioni di costruzione che non sono inficiate dal livello di conversione ecclesiastica, fatele, anzi vi sprono ogni tanto, dato che accumulerete passivamente giocando, facendo altro, quantità invereconde di risorse, di investire tali risorse appunto nella ricostruzione di ponti, strade e magari anche edifici che vedremo ci verranno assegnate come missioni attraverso missioni secondarie regionali da parte di nobili, mercanti, gente del posto. E con ciò vi ho presentato, spero riassunto, tutta la mia esperienza su Crimson Desert relativa al campo dei Greymanes, i manto grigio, a fronte del fatto che ci ho dedicato almeno un'ottantina di ore prima di proseguire abbastanza oltre nella storia principale. Ho preferito agire, spero con arguzia, nel costruire al 100% il campo. Vi consiglio ovviamente di fare altrettanto. Mi auguro che questa guida definitiva abbia potuto fare luce su tanti aspetti non proprio chiarissimi riguardanti appunto le meccaniche gestionali e strategiche. Come sapete, su questo canale il tiranno matto si occupa anche di strategia, quindi un pochino di occhio ce l'ho messo. Non ho l'arroganza di definire questa guida perfetta e soprattutto credo che non passerà la prova del tempo, considerate tutte le patch che per la BES sta rilasciando nelle ultime settimane e che mi auguro continueranno a rilasciare. Ci ho detto davvero, questo è quanto. Se avete altri consigli da aggiungere lasciateli pure nella sezione dei commenti. Tiranno matto out e alla prossima.